Purtroppo tutto ha un inizio ed una fine, così come nella vita anche nel wrestling, e questo è il caso di Donna del Mondo, che nello show del 4 gennaio è stata sciolta ufficialmente per mano della propria creatrice, Giulia. L'attuale New Japan Pro Wrestling Strong Women's Champion, tramite un discorso che ha colpito il cuore di parecchi fans, ha deciso di porre fine alla sua stable che venne creata il 29 gennaio del 2020, quando Giulia decise di fare squadra con Maika e Shuri per affrontare e sconfiggere Tokyo Cyber Squad, team in quell'occasione formato da Det Yamasan, Ana Kimura e Leila Hirsch. Al termine del match, Giulia prese la parola e ufficializzò la nascita della sua nuova stable, rinominata appunto Donna del Mondo. Nei mesi successivi, Donna del Mondo vide rafforzare le proprie fila con nomi importanti, dapprima con Himeka e successivamente con Natsupoi, che debuttarono in Stardom durante il 2020 e che si unirono immediatamente alla stable capitanata da Giulia, trasformando presto Donna del Mondo in una delle stable più dominanti nella storia della federazione di Rossi Ogawa. Nel 2021 Donna del Mondo vinse parecchi titoli e prese parte a parecchie rivalità importanti. Una su tutte la straordinaria rivalità tra Giulia e Tam Nakano, rivalità che portò le due lottatrici a lottare in un R vs R match con in palio il Wonder of Stardom Championship. Match che vide la vittoria di Tam Nakano, che riuscì finalmente a battere la sua nemesi e a costringere Giulia a tagliarsi i capelli a zero. Sempre nello stesso anno Shuri conquistò il 5-Star Grand Prix, il torneo più importante nella storia della Stardom, dove in finale riuscì a sconfiggere Momo Watanabe, garantendosi così la possibilità di sfidare l'allora World of Stardom Champion Utami Hayashishita. Match che andò in onda a Dream Kingdom e che vide Shuri battere la leader di Queen's Quest e conquistare la Red Belt. Come non menzionare poi lo straordinario regno di Mai Poi, trio che si impose come uno dei migliori terzetti nella storia della compagnia. Il team composto da Maika, Natsupoi e Himeka mise a ferro e fuoco la categoria, diventando presto un punto fisso di essa, conquistando gli Artists of Stardom Championship il 3 ottobre del 2021 e conservando tale titoli per 237 giorni e riuscendo a difenderli con successo per ben 7 volte. Il 2021 dunque per Donna del Mondo fu pieno di soddisfazioni, ma il 2022 fu protagonista di grandi cambiamenti. Sì, perché innanzitutto ad inizio anno altre due atlete si unirono alla stable capitanata da Giulia. Stiamo parlando di Mirai e Tekla, che debuttarono in Stardom nello show del 3 gennaio al fianco di Giulia, dove sconfissero il trio composto da Tam Nakano, Unagi Sayaka e Mai Sakurai. Successivamente anche Mai Sakurai si unì a Donna del Mondo quando decise di tradire Cosmic Angels per allearsi alla stable capitanata da Giulia. Questo fece continuare la rivalità tra le due leader di stable, rivalità che in questi anni non accennava a diminuire. Quando tutto sembrava essere oro colato per Donna del Mondo, ecco che le cose cominciarono a prendere una piega imprevista, perché un po' a sorpresa Shuri decise di abbandonare Donna del Mondo per creare una stable tutta sua, Gozai. Questo fece allontanare da Donna del Mondo anche Mirai, che seguì Shuri nella sua nuova stable, abbandonando definitivamente la stable capitanata da Giulia. Ma i guai per Donna del Mondo non erano finiti, sì, perché nell'estate del 2022 anche Natsupoi decise di abbandonare Donna del Mondo quando la Speed Fairy tradì la leader Giulia durante un match a
ad eliminazione che vedeva contrapposte Donna del Mondo a Cosmic Angels. Questo tradimento da parte di Natsupoi permise alla stable capitanata da Tam Nakano di vincere il match. Dopo che l'incontro volse al termine, Natsupoi rese chiare le sue intenzioni, quelle di abbandonare una volta per tutte la stable di Giulia e unirsi ufficialmente a Cosmic Angels. Qualche mese più tardi Giulia però riuscì a prendersi una rivincita contro Tam Nakano, che sconfisse nella finale del 5-Star Grand Prix. Questa vittoria permise a Giulia di sfidare l'allora World of Stardom Champion Shuri a Dream Kingdom, dove riuscì anche in questo caso a vendicarsi dalla sua ex amica, sconfiggendola e conquistando così la Red Belt. Il 2022 dunque si concluse in maniera positiva, ma il 2023 per Donna del Mondo iniziò con un annuncio scioccante, quello del ritiro di Himeka. Jumbo Princess comunicò a tutto il mondo che questa era il suo ultimo anno come wrestler professionista, con l'intenzione di ritirarsi a All Star Grand Kingdom, nel pay-per-view più importante della federazione di Rossi Ogawa, che andò in onda il 23 aprile. In quello stesso pay-per-view Maika affrontò quindi per l'ultima volta Himeka, mentre Giulia perse la Red Belt contro Tam Nakano soltanto dopo 115 giorni di regno e con 2 difese all'attivo. La leader di Donna del Mondo dunque si trovò ad affrontare la perdita di un'amica e la perdita del World of Stardom Championship, mettendo a dura prova sia lei che la propria squadra che però riuscì immediatamente a risollevarsi, perché un mese più tardi a Stardom Flashing Champions Giulia, Mai Sakurai e Tekla conquistarono gli Artists of Stardom Titles, battendo Kairi, Natsupoi e Saori Hanu, laureandosi così campionesse, mandando un forte segnale a tutti gli altri team. Le Donne del Mondo sono tornate. Poco dopo, precisamente il 5 luglio a Independence Day, pay-per-view targato New Japan Pro Wrestling, Giulia sconfisse Willow Nightingale e si laureò New Japan Pro Wrestling Strong Women's Champion, titolo che detiene tuttora e che non sembra avere intenzione di perdere tanto facilmente. Dopo quindi una prima parte del 2023 direi difficoltosa per Giulia e per le sue compagne, la seconda parte dell'anno sembrava essere a loro favore e questa sensazione continuò anche con Maika, che arrivò dapprima nella finale del 5-Star Grand Prix, non riuscendo però ad aggiudicarsi il torneo, che andò a Suzuki, mentre riuscì al contrario a conquistare la Goddess of Stardom Tag League insieme a Megan Bayne. Questo portò Maika e Megasus vicinissime alla conquista dei Goddess of Stardom Titles, che sfumò in un non nulla e che vennero vinti da Afrodite. Maika però non si diede per vinta e questa determinazione la portò a vincere la Red Belt per la prima volta in carriera a Dream Kingdom, quando sconfisse Suzuki e si vendicò della sconfitta subita nella finale del 5-Star Grand Prix. Ancora una volta però, quando tutto sembrava andare per il verso giusto, ecco che un destino avverso si scagliò contro Donna del Mondo, perché nel primo show del 2024 a New Year's Stars, Bari Bombers persero gli Artists of Stardom Titles contro Gozai, che precedentemente avevano vinto il Triangle Derby. Shuri, Mirai e Ami Sourei riuscirono dunque a conquistare i tanto agognati titoli, lasciando Donna del Mondo con un pugno di mosche in mano. Questo fatto, insieme probabilmente ad altre situazioni di cui è coinvolta Giulia, fece prendere alla leader la drastica decisione di sciogliere Donna del Mondo. Una decisione presa probabilmente perché, secondo gli ultimi rumors che girano sul web, Giulia sarebbe in procinto di lasciare la Stardom per accasarsi in WWE.
Ora, non è certo di quando questo possa effettivamente accadere e se mai accadrà per davvero. Quello che è certo è che il suo contratto con la federazione di Rossi Ogawa scadrà a marzo. Dunque solo il tempo potrà dirci quale sarà il futuro di Giulia e anche delle sue ex compagne. Donna del Mondo è stata senza ombra di dubbio una delle stable più dominanti nella storia della Stardom e anche una di quelle più amate dai fans di tutto il mondo. Personalmente mi dispiace molto vedere che questa squadra non esisterà più, anche perché mi ha regalato momenti bellissimi, tra cui la rivalità tra Giulia e Tam Nakano di cui abbiamo accennato precedentemente, o lo straordinario terzetto composto da Maika, Himeka e Natsupoi che io ho amato alla follia. Non mi resta dunque che ringraziare Donna del Mondo per questi anni passati insieme, augurando a tutte le ex componenti un futuro roseo e pieno di soddisfazioni. Ahimè, siamo arrivati anche oggi al termine del video, ma prima di passare ai saluti vi invito gentilmente a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Qui sotto nei commenti potete lasciare i vostri pensieri, nonché i vostri ricordi più belli appartenenti a Donna del Mondo, ricordi che vi sono entrati nel cuore e che sono impressi in maniera indelebile nei vostri ricordi. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto, grazie di cuore e alla prossima! Sayonara!